Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul canale dell'Uncinetto d'Argento. In questo video tutorial andiamo a realizzare un qualcosa per la nostra casa. Si tratta di un progetto molto semplice e molto veloce che ho pensato come sempre per le principianti. Realizzeremo un runner. Che cos'è un runner? Un runner è un elemento decorativo che solitamente si trova nelle nostre case sui tavoli da pranzo o sui tavolini in salotto. Si tratta di una striscia che può essere realizzata in tessuto o, come in questo caso, all'uncinetto, che serve appunto a dare un tocco in più alle nostre stanze. Io in particolare ho un ricordo meraviglioso di un runner rosso e oro che mia madre metteva nel periodo natalizio sul tavolo del salone. Ho pensato a un runner per poltrona che può diventare anche un runner per divano o, perché no, anche per un letto. Lo stesso principio si può applicare anche trasformando quello che io ho fatto in una copertina. Questo in particolare io l'ho realizzato pensando a ricoprire una poltrona che avevo in salotto e volevo abbellire appunto con un qualcosa di in più, di un po' colorato, poiché la poltrona è scura. Quindi ho realizzato un progetto versatile che non ha bisogno di particolari accortezze, ma basta semplicemente andare a prendere la misura della superficie che vogliamo andare a coprire e che, come vi ho detto, può diventare per poltrona, per divano, per tavolino, per tavolo, perché no, e anche, se vogliamo, una copertina. Tutto il progetto è stato realizzato con un filato meraviglioso di cui vi parlerò tra poco, che ho acquistato presso il negozio Italia Artisan. Vi lascio il link come sempre qui sullo schermo e nelle informazioni subito sotto il video. Spero che questo progetto vi piaccia, non vi perdo ulteriormente in chiacchiere e andiamo a iniziare subito insieme. Come vi ho già detto, si tratta di una lavorazione molto semplice. E qual è il modo migliore quindi per far risaltare un progetto di questo tipo? Scegliere un filato un po' particolare. Per questo io ho deciso di puntare sull'Air Shine della linea Ice. Vi faccio vedere qui la sua etichetta. Un filato che io ho acquistato sul sito di Italia Artisan. Vi lascio il link qui sullo schermo e nelle informazioni subito sotto il video. È un filato veramente molto particolare e, nonostante sia composto per il 68% di acrilico e per il 32% di poliammide, è molto morbido e io ho scelto questa tonalità che mi piace veramente tantissimo, la luce turchese. Questo filato, come tutti i filati di Italia Artisan, viene venduto a lotti e ciascun lotto è composto da 8 gomitoli e ciascun gomitolo pesa circa 50 grammi per una resa di circa 70 metri. Per quanto riguarda la scelta dei ferri degli uncinetti da utilizzare, sul sito ci vengono indicati quelli che vanno dal 4 al 5. Io ho deciso però di lavorare questo progetto con un uncinetto numero 6. In particolare ho scelto di utilizzare uno degli uncinetti ultraleggeri della Prim. Si tratta di un uncinetto molto particolare perché, come vi ho detto, ultraleggero, che presenta un unico corpo, quindi non c'è la separazione tra la testa dell'uncinetto e il suo manico. Un uncinetto adatto particolarmente anche per i mancini perché non dà nessun tipo di problema nella presa e soprattutto, essendo un uncinetto ultraleggero, è perfetto per chi ha problemi di tunnel carpale. La scelta di utilizzare un uncinetto più grande ci permette inoltre di far crescere il lavoro più velocemente e, come vi ho detto, di renderlo particolarmente morbido. Sicuramente una delle particolarità di questo filato è la sua luminosità, che non è data dalle luci da studio che io sto utilizzando adesso, ma vi assicuro che rimane veramente così luminoso anche al di fuori alla luce naturale, e questo effetto di texture molto particolare, una sorta di tricottato, veramente molto bello e molto morbido da lavorare. Per quanto riguarda le misure del nostro progetto, anche queste sono totalmente a piacere e in base alla superficie che andiamo a ricoprire con il nostro runner. Non ci sono quindi multipli o numeri di catenelle di base prestabiliti. Ovviamente la larghezza e la lunghezza dipendono dal numero di maglie che voi andate a montare e dal numero di giri che andrete ad eseguire. Nel mio caso io ho studiato questo runner per andare a coprire una poltrona che in larghezza misura circa 60 cm, quindi ho avviato una fila di catenelle che andasse poi a corrispondere a questa lunghezza. Ovviamente io vi consiglio sempre di fare il campione e di andare sempre a misurare il vostro lavoro prima di continuare la lavorazione in lunghezza. Adesso andrò a mostrarvi come eseguire questo punto attraverso un campione. Prendiamo quindi il filato e il nostro uncinetto e iniziamo la lavorazione facendo un cappio. Dopodiché avviamo un numero di catenelle a piacere. Io sto facendo un campione, ma ovviamente il numero di catenelle che voi andate a realizzare deve essere pari alla lunghezza della superficie che volete andare a coprire, o leggermente più piccolo nel caso si tratti di un runner da tavolo. Ed ecco qui il mio campione. Vado a fare una catenella in più
e facciamo un giro di ritorno a maglia bassa normale, quindi entriamo nella prima catenella e realizziamo una maglia bassa e ripetiamo questo passaggio fino alla fine delle nostre catenelle. Arrivati al termine del giro facciamo 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Iniziamo la nostra lavorazione con la mezza maglia alta che andremo però a prendere in costa retro, quindi tutta la lavorazione del nostro runner è con lo stesso punto ma preso non in questo modo ma lavorato tutto in costa retro, quindi in questo spazio. Per realizzare la mezza maglia alta mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella costa retro della maglia sottostante, quindi vedete dovete avere 3 asole, portiamo fuori il filo, sempre 3 asole, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme in un unico passaggio. Rifacciamolo insieme. Costa retro della maglia ovviamente successiva, prendo il filo, lo porto fuori, ho 3 asole sul mio uncinetto che vado a chiudere insieme e proseguo in questo modo con mezza maglia alta in costa retro fino alla fine del giro. Arrivata al termine del giro faccio nuovamente le mie 2 catenelle e volto il lavoro. Questo giro non è altro che una ripetizione di quello che abbiamo appena fatto. L'unico dettaglio che vi voglio mostrare è questo: vedete che la nostra maglia è come se si fosse rivolta verso di noi in questo modo, ma non dobbiamo fare questo errore. La nostra costa retro non sarà questa che voi vedete qui davanti a voi, perché vedete che le maglie sono leggermente girate. La nostra costa retro è sempre qui dietro. Quindi mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella costa retro e ripetiamo le nostre mezze maglie alte. E continuiamo così fino a fine giro. Quando arriviamo a fine giro potrebbe essere difficoltoso individuare la costa retro della nostra lavorazione. Non dovete far altro che andare leggermente a girare così e vedrete che la costa retro apparirà praticamente da sola. Rimane sempre in questo punto. Facciamo nuovamente le 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Raccomando, fate sempre molta attenzione a dove andate a prendere la vostra costa retro. Si vede meglio nel campione più grande che io qui ho già realizzato. Vedete che andando avanti con i giri si vengono a creare queste sorte di treccine lungo tutta la nostra lavorazione, e questa è anche la particolarità di scegliere di lavorare il tutto in costa retro. Si crea questo effetto molto particolare. Ovviamente se non vi trovate a lavorare in costa retro potete lavorare anche una mezza maglia alta normale, però non avrete questo effetto ad ondina con la treccia così perpendicolare.
Adesso non dovete far altro che continuare la vostra lavorazione così come vi ho mostrato, quindi lavorate una mezza maglia alta in costa retro in tutte le catenelle che avete predisposto, arrivate a fine giro fate sempre 2 catenelle, voltate il lavoro e riprendete così fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Ci vediamo tra pochi secondi per vedere come completare il nostro runner. Una volta che abbiamo raggiunto la lunghezza desiderata, vedete, io sono andata avanti per un bel po' di giri, ho praticamente utilizzato un intero lotto e metà del secondo. Arrivata a quello che considero il mio ultimo giro, cosa vado a fare? Terminato l'ultimo giro realizzo una catenella, volto il mio lavoro e vado a fare un giro di conclusione di tutto a maglia bassa, stavolta però prendendo entrambe le mie costine. Quindi non faccio altro che lavorare una maglia bassa sopra ciascuna maglia che mi si presenta, non prendendo più ovviamente la costa retro. Continuo così fino a fine giro. E questo sarà il risultato una volta che avremo anche nascosto i nostri fili all'interno della lavorazione. Vedete che comunque è un progetto che rimane molto morbido e molto elastico, dovuto sicuramente al tipo di filato che ho scelto, ma soprattutto al fatto di aver fatto questa lavorazione con la mezza maglia alta in costa retro. Per quanto riguarda la rifinitura del nostro runner, io non ho fatto cose particolari. Su uno dei 2 lati finali ho deciso di aggiungere delle nappine, ve le faccio vedere. L'unica particolarità che vi devo dire rispetto a queste nappine è la seguente. Io ho deciso di andare con una fiamma a bruciare leggermente la punta di queste nappine, però probabilmente per il tipo di composizione del filato vedete che rimangono leggermente più scure le punte. Se anche voi volete aggiungere delle nappine, vi vado a spiegare come fare per non doverle andare a bruciare sulla fiamma. Ovviamente andate a tagliare un pezzetto di filo della lunghezza desiderata per la vostra nappina, prendete l'uncinetto e con l'aiuto di esso entrerete in una delle vostre asole, in tutte, una sì una no, quello sta a vostro gusto, in questo modo, quindi prendendo come se faceste una maglia bassa, vi portate il filo all'interno così, vedete che rimane un'asola, togliete l'uncinetto, cercate di pareggiare le 2 punte del vostro filo in modo che abbiano la stessa lunghezza parte a parte, allargate il cappio, prendete le 2 punte e le fate passare nel mezzo, così andate poi a stringere. In questo modo state tranquilli che queste nappine di qui non si muovono. Dopodiché andiamo a prendere le nostre punte e facciamo semplicemente dei nodi su ciascuna punta, cercando di portarla il più possibile verso l'esterno, sia da una parte che dall'altra. Mi raccomando, il nodo deve essere molto stretto e con l'aiuto delle forbici andiamo a tagliare quello che è il filato in eccesso rispetto al nostro nodino. Facciamo questo anche per l'altro lato, quindi vedete che con le forbici vado proprio il più possibile vicina al mio nodo, in modo che non ci siano punte eccedenti. Questo sarà il risultato che vi permetterà di aggiungere le nappine al vostro progetto. Siamo arrivati quindi alla fine anche di questo video tutorial che come sempre spero vi sia stato di ispirazione. Avete visto che è un progetto molto semplice, molto veloce, adatto per le principianti e che può essere utilizzato per realizzare più cose contemporaneamente. Potete fare un runner, una copertina, un coprisedia, quello che più vi piace. L'importante è ovviamente andare poi ad adattare le misure in base alla superficie che vogliamo andare a coprire. Io vi lascerò sullo schermo alcune immagini di questo runner posato sulla sedia per la quale l'ho realizzato. Vi ricordo che il filato lo potete acquistare sul sito di Italy Artisan che vi lascio qui sullo schermo e nel box informazioni. Inoltre vi ricordo che ho utilizzato l'uncinetto ergonomico della Prim numero 6 in fibra di carbonio, ultra leggero e adatto anche per i mancini. Se questo progetto vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su e soprattutto condividetelo con le vostre amiche creative. Aspetto inoltre tutti i vostri commenti e le foto dei vostri lavori sulla mia pagina Facebook che trovate come sempre linkata nel box informazioni qui sotto, insieme a tutti gli altri miei social.
Vi invito inoltre, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale e a cliccare poi sulla campanellina che vi avviserà con una notifica di tutti i prossimi video che andrò a pubblicare. Perciò con il mio runner io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!